Ho comprato questa borraccia in alluminio nel 2016 quando decisi di andare a visitare la sorgente dell'Arno sul monte Farterona. Chiaro, il mio fu un gesto ecologico perché anch'io come tanti precedentemente, quando dovevo andare al lavoro, mi portavo dietro una bottiglietta in plastica che via via riempivo. Acquistando questa borraccia in alluminio, che è eterna, ho rinunciato all'acquisto di plastiche che poi devono essere smaltite e riutilizzate se va bene. Se smaltite male invece finiscono nell'ambiente e creano inquinamento, e l'inquinamento da plastica dura diversi anni, se non secoli e secoli. Con il tempo mi sono affezionato a questa borraccia che ha 5 anni e che ha un suo vestitino che serve a tenerla fresca. Infatti si bagna nell'acqua e in estate l'acqua tiene fresca l'acqua. Chiaramente, avendo lavorato tantissimo, è un po' ammaccata, è piena di cocci, ma chi non lavora e chi non fa niente non gli succede niente. La stessa cosa si può dire anche della mia borraccia. Ora la rimetto al calduccio e ci bevo, come faccio tutte le volte che mi muovo o che vado a lavorare, anche se in realtà ora ne ho 2 di borraccette e questa è destinata prevalentemente a quando vado a giro per boschi o a passeggio con il cane per far fare lunghe passeggiate. Quindi questa borraccia ha contenuto acqua di numerose sorgenti, inclusa l'acqua dell'Arno, che volli andare a bere nel 2016 perché ero incuriosito. Bisogna sapere che a Pisa l'Arno sgorga, va in mare alla foce, in zona Bocca d'Arno, mentre in zona Capo d'Arno, sul Monte Falterona, l'Arno nasce da un piccolo ricolo che sgorga direttamente dalla roccia. La sorgente dell'Arno è potabile, infatti c'è anche proprio un turismo che va anche per curiosità a bere l'acqua dell'Arno. E la prima acqua che ha contenuto, acqua di sorgente che ha contenuto questa bottiglietta in alluminio è stata appunto l'acqua di Arno. Salve Mohammed, piacere della tua presenza. Chiaramente ha contenuto anche l'acqua di numerose altre sorgenti, per esempio una sorgente della Berna, sempre in provincia di Arezzo, e tutte le sorgenti che ho incontrato e che vado a cercare quando posso sul monte Pisano. Fortunatamente con gli anni molte persone si sono convertite in bene all'utilizzo della boccetta in metallo, della borraccia in alluminio. Nelle classi di scuola ormai fortunatamente sono più gli alunni che hanno la borraccia in metallo oppure anche in altri materiali. Sono molto di più di quelli che portano la bottiglietta in plastica, che fino a una decina d'anni fa era un po' lo standard. Bisogna sapere che le borracce in alluminio nascono più di 100 anni fa, se non ricordo male in Svizzera, e ci sono tuttora borracce nate 100 anni fa che continuano a fare il loro lavoro, a essere operative, perché l'alluminio è un metallo estremamente duraturo. Quando andai a cercare una borraccia in alluminio 5 anni fa era di difficile reperibilità, infatti la trovai a un negozio specializzato in oggettistica da campeggio.
Grazie Gianluca, è un piacere di averti con noi. Perché era praticamente irreperibile. Ho potuto osservare anche ultimamente che fortunatamente queste borracce in metallo ormai sono disponibili da tutte le parti, anche nei supermercati e nella grande distribuzione in generale che si occupa di attrezzatura da campeggio da viaggio. L'acquisto di una borraccia in metallo significa dare la possibilità all'ambiente di evitare di essere appesantito ulteriormente da rifiuti pericolosi. Se saremo in futuro milioni a utilizzare borracce in metallo che fortunatamente possiamo riempire con il tipo di acqua che vogliamo, quindi di sorgente, di fontanella o acqua minerale, o se no possono ospitare anche qualsiasi tipo di succo, se saremo milioni significherà inevitabilmente avere milioni di rifiuti in meno. Considerato che solitamente purtroppo le bottigliette in plastica si acquistano e poi si gettano dopo averle bevute, se questo gesto venisse rivisto, potremmo eliminare appunto il dover abbandonare ogni giorno milioni e milioni di bottigliette in plastica che possono essere validamente sostituite da una bottiglietta in alluminio. Tra l'altro, bere l'acqua dal metallo in generale, dall'alluminio in questo caso, è più piacevole. Forse è una questione di gusto, una questione personale, ma risulta più buona. Non so come mai. Quindi questo contributo, la diretta di questa sera, è finalizzata a sensibilizzare quanto possibile le persone a comprendere che basta davvero poco per fare qualcosa in favore dell'ambiente e in favore di madre natura. Gianluca, certo, quando si intraprendono sentieri duraturi e lunghi, chiaramente si può prendere una bottiglietta molto più grossa, c'è questa che è da mezzo litro, ovviamente c'è da 1 litro e anche da 2 litri. Io durante i miei sentieri, quando li ho organizzati, sapevo già di trovare delle sorgenti durante il tragitto e quindi con questa me la sono cavata perché via via la riempivo. Ognuno può svolgere la sua parte perché se saremo milioni a compiere piccoli gesti quotidiani, saremo milioni a contribuire al benessere del nostro pianeta, dei nostri mari, dei nostri fiumi, dei nostri rigagnoli, dei nostri boschi. Spiace purtroppo constatare che anche oggi si possono incontrare nei boschi bottigliette di plastica gettate a terra dopo essere state svuotate, così come lattine, e ne ho incontrata anche una domenica scorsa quando ho trovato il porcino di Pino. Non parlo inoltre delle numerose mascherine abbandonate anche nei boschi. Tra l'altro è semplice prenderla, se si rompe, mettersela in casa e poi smaltirla debitamente. Quindi se saremo in tanti a adottare dei piccoli comportamenti volontari a tutela dell'ambiente, l'ambiente ringrazierà. La borraccia in alluminio costa pochi euro, ma sono un investimento che dura tutta la vita, perché non può spaccarsi come potrebbe succedere a una bottiglietta in vetro, e perché diventerà una compagna di vita che ci abbevererà tutte le volte che ne avremo necessità, che ne avremo bisogno. Sì,
Hai ragione, faccio l'insegnante e sono in quarantena. A proposito, sono al terzo giorno di quarantena e fortunatamente, nonostante la motivazione della quarantena che non riguarda me, credo di aver ribalzato nuovamente questo signore che circola nell'aria, perché stamani mi sono fatto recuperare un test salivare e ho fatto il test che ha validità del 99% circa, attendibilità del 99% circa, e risulto negativo. Questa è la 14ª volta che mi testo e che batto il virus da quando i test sono disponibili. Quindi, che dire, buona conversione all'alluminio a tutti, arrivederci. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa diretta. Ciao.